Nel corso degli anni ho imparato e ho visto applicare dei concetti veramente incredibili nell'ambito dell'equitazione naturale. Alcuni di questi hanno avuto la capacità di entrare nella mia testa e illuminarla praticamente a giorno. Uno di questi in particolare, ce ne sono molti altri, però oggi ne vediamo uno, è una frase che mille volte Pat, tutte le volte che fa i corsi o che fa le sue lezioni, ripete veramente tanto. E la frase è: dividi, separa e ricombina. È una frase di Ray Hunt, ma vediamo un attimo di cercare di capire oggi in quali contesti dobbiamo applicarla e perché è così importante. Dividi, separa e ricombina. Durante le mie lezioni e i corsi che faccio, mi capita spesso che mi venga sottoposto un problema cercando una risposta da me. Ovviamente lo studente di solito tende a essere molto diretto, no? nella sua domanda, cioè mi chiede ad esempio: ho un cavallo che non mi dà i piedi quando provo a alzarglieli, oppure ho un cavallo che mi si blocca sul salto. Ecco, quelle sono domande relativamente brevi, però che richiedono una risposta di solito molto lunga, perché per farvi capire un pochino quello che voglio dire, dobbiamo pensare un po' al problema che noi abbiamo di fronte come qualcosa di cui ne vediamo solamente una piccola parte, no? Un po' come se fosse una montagna sotto il mare di cui noi ne intravediamo solamente la cima. In realtà il problema che sta al di sotto è estremamente più grande e tante volte non ci dà la possibilità di vederlo nella sua interezza. Questo perché siamo focalizzati, il nostro focus è perfettamente solo su quello che vediamo, cioè sulla punta. Ad esempio, nel caso specifico del cavallo che non dà i piedi, il nostro problema è che non dà il piede, cioè in quel momento lì noi vogliamo risolvere quello. In realtà, se noi andiamo a vedere bene quello che succede quando un cavallo si rifiuta di fare quello che noi gli chiediamo di fare, vediamo che per un 15% delle volte ha paura di fare quello che gli stiamo chiedendo, mentre per un altro 15% di volte non lo vuole fare realmente. Ma nel 70% delle volte, quindi la stragrande maggioranza, non fa quello che noi gli chiediamo esclusivamente perché non ha capito una mazza di cos'è che gli abbiamo chiesto. Perciò dobbiamo focalizzarci sul nostro livello di comunicazione. Quando noi cerchiamo di spiegare qualcosa al cavallo, dobbiamo pensarlo sempre diciamo, utilizzando il loro alfabeto, quello che noi chiamiamo i 7 giochi, no? Cioè gli elementi base che compongono il protocollo di comunicazione che noi possiamo applicare nei confronti del cavallo. Quando noi chiediamo qualcosa al nostro cavallo, dobbiamo avere una visione schematica di quello che stiamo chiedendo, cioè dobbiamo prendere l'esercizio complesso e guardarlo con un filtro, come se fosse suddivisibile in parti diverse, ok? Quindi facciamo conto di avere questo nostro quadrato come l'esercizio complesso che vogliamo suddividere, più che un quadrato, un rettangolo, comunque va bene lo stesso, e lo dividiamo in sottoparti, ok? Queste sottoparti non sono altro che, indovinate un po', non sono altro che i 7 giochi. Sono
gli elementi che compongono l'esercizio più complesso. Tutti gli esercizi sono sempre scomponibili in giochi, nei 7 giochi principali, ok? Quelli che sono alla base della comunicazione con il cavallo. Una volta che io ho individuato qual è il gioco che ha un problema, ok? Lo tiro fuori da quello schema, quindi prima divido, poi separo, vedete cosa faccio? Separo e tiro fuori il problema. Il problema è il gioco del circolo? Bene, tiro fuori il gioco del circolo, lo metto a posto e lo reinserisco, quindi divido, separo e ricombino. Quindi il mio esercizio complesso, che magari in questo caso potrebbe essere il salta ostacoli, viene suddiviso in più parti, presa la parte che non funziona, lavorato su quella parte lì, messa a posto separatamente fuori l'esercizio e dopodiché reinserita e riportata nell'esercizio completo. Prendiamo ad esempio il cavallo che si blocca, ok? Dobbiamo pensare al cavallo che si blocca come un problema, come la punta dell'iceberg, quello che dicevamo prima. Potrebbe essere che lui non fa quello che gli chiediamo perché abbiamo messo troppa pressione, quindi si è bloccato, quindi è per paura, ok? Che non fa quella particolare, che non esaudisce quella particolare richiesta. Oppure è pigro, quindi in questo caso abbiamo l'altro 15%, il fatto che non vuole farlo, ok? Quindi è per dominanza, quindi è un problema mentale. E poi infine abbiamo il cavallo che si blocca perché abbiamo fatto una richiesta per la quale non è ancora sufficientemente preparato per esaudirla, per farla. Perciò in questo caso potrebbe essere un problema misto, cioè vuol dire che potrebbe essere un problema emotivo, ok? Perché va in ansia, oppure un problema anche fisico, no? Gli sto chiedendo di saltare 1,30 m quando più di 1 metro non riesce a saltare. O potrebbe essere un mix di entrambi. Nel caso, ad esempio, invece del cavallo che non dà i piedi, no? Classico esempio che si diceva prima, dobbiamo a questo punto analizzare di nuovo e cercare di capire dov'è il problema. Ha paura, ad esempio? Oppure ha dolore? Oppure non vuole veramente alzare il piede che gli stiamo chiedendo? Beh, potrebbe avere paura e quindi i piedi per il cavallo sono l'unica cosa che gli permette di fuggire e quindi non ce lo vuole dare semplicemente perché si troverebbe impedito nel fuggire, nel fare l'unica cosa che gli permette di salvarsi. Oppure ha dolore, cioè gli fa male, ad esempio l'altro piede, quindi quello non ce lo dà. O nell'ultimo caso potrebbe essere un'abitudine ad appoggiarsi all'essere umano che gli è stata data in precedenza, oppure un segno di dominanza, cioè non lo vuole fare per dominanza. Nel primo caso utilizzerò il gioco d'amici, nel secondo caso chiamerò il veterinario e nel terzo caso utilizzerò il gioco del porcospino e di guida per mettere a posto questa sua dominanza nei confronti delle mie richieste. Quindi, come avete visto, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto cercare di analizzare quello che abbiamo di fronte e cercare di capire dov'è il problema. È un problema emotivo? Ha paura? È un problema mentale? Non lo vuole fare per dominanza? È un problema che è frustrato? Non sta comprendendo bene quello che noi gli chiediamo? Bene, una volta che ho riflettuto e ho capito questo, devo andare a spezzettare, quindi a suddividere l'esercizio che sto facendo in esercizi minori che si riconducano piano piano a quelli che sono i 7 giochi, ok? Tiro fuori quel gioco che è rotto, mi piace utilizzare questa espressione perché rende bene l'idea, io ho un gioco rotto, lo tiro fuori, lo metto a posto e poi dopo lo reinserisco nell'insieme dell'esercizio e vado a ricostruire l'esercizio complesso che avevo iniziato in precedenza. Quindi la prima cosa è comprendere in che situazione sta, dov'è il problema. È un problema mentale, è un problema emotivo o è un problema fisico? Ok? Dopo che ho capito dove è il problema,
cerco di comprendere qual è il gioco che non funziona o che mi può aiutare in quel caso lì. Se ha paura dovrò utilizzare il gioco d'amici, no? Se non c'è dalle pressioni dovrò utilizzare il gioco del porcospino. Quindi devo andare a tirare fuori qual è l'elemento che mi serve, no? Se il caso del cavallo che non salta potrebbe essere un problema di strettoia, gioco della strettoia, tutto quello che è sotto, sopra o intorno al cavallo nella parte centrale dà claustrofobia, quindi devo utilizzare il gioco della strettoia. Il salto è qualcosa che sta sotto, quindi è claustrofobia. O potrebbe anche essere un problema di responsabilità, e allora per mettere le responsabilità del cavallo devo utilizzare il gioco del circolo, che costruisce le 4 responsabilità del cavallo, che sono: non comportarti da preda, mantieni la direzione, mantieni l'andatura e guarda dove metti i piedi. Ma magari questo lo vediamo un'altra volta. Una volta che io ho capito qual è l'elemento danneggiato, qual è la cosa che non funziona, tiro fuori, quindi prima divido, poi separo, lavoro separatamente sugli singoli elementi che devo mettere a posto e poi ricombino. Cercate di fare veramente vostra questa informazione che vi sto dando in questo video, perché è veramente importantissimo. Se voi cominciate a ragionare con questa tecnica, cioè di analizzare qual è il problema, emotivo, mentale o fisico, o magari un insieme di questi, analizzare qual è il gioco che non funziona, separarlo, tirarlo fuori, metterlo a posto e ricombinarlo, tutto vi diventerà più semplice, più chiaro e voi sarete più efficaci con i vostri cavalli. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end.